Nel 2013 stavo andando a fare un sopralluogo nello Yukon, al confine con l'Alaska. Senza una lira, avevo lavato i piatti per tutto l'inverno a Toronto, avevo deciso di andare in autostop nello Yukon. Ero in un posto veramente desolato, cioè un posto in cui veramente non ti piglia nessuno a bordo, perché sei praticamente in mezzo a nulla. Però quelli che passano, magari devono fare tanta strada da soli, ogni tanto ti pigliano a bordo. Proprio quando avevo perso le speranze, spunta un cowboy. Dove vai, ragazzo? Oh, ma vado a Dawson City, un po' lontano, esattamente dove sto andando anch'io. Hai mangiato? No, veramente no, sali a bordo. Mi fece salire. Il tizio non parlava quasi mai. Intorno a noi intanto si aprivano dei paesaggi allucinanti, bellissimi. Il momento del disgelo, quindi la neve sta cominciando a sciogliere, si scoprono gli alberi. C'è questo contrasto fortissimo tra il verde della foresta, il bianco dei fiumi ancora coperti da ghiaccio, che però cominciano piano piano anche lì a scoprirsi. Quindi c'erano un sacco di animali che passavano, i bisonti, i caribù. No, non gliene fregava niente, sembrava che era in tangenziale a Milano, era così che si faceva gli affari suoi, guardava in giro. Io ero tutto elettrizzato, guarda il bisonte, guarda la lince, guarda quello, guarda, lui non gliene fregava assolutamente nulla. Il nostro cowboy del Montana doveva andare a Fairbanks per regalare un vecchio fucile ai suoi due nipotini di 10 e 13 anni. Perché diceva, io alla loro età scuoiavo già il coyote. Era molto fiero di quel fucile e diceva sempre una roba del tipo "It's a hell of a rifle, you can shoot 400 rounds in a day and never melt the barrel". A parte di armi e di grizzly, lui non parlava di altro. Quindi insomma, glielo dissi, insomma, guardi, vorrei andare da solo nello Yukon l'anno prossimo, in canoa in solitaria, sai qualche consiglio da darmi? Ci vuole del fegato per fare quell'avventura, ragazzo. Sei in Bear Land. Fossi in te mi porterei una bella arma da fuoco, un fucile di quelli di grosso calibro. Sai, quando spari un orso di quella dimensione lì, il suo cranio è talmente spesso e ha una forma triangolare che deflette le pallottole. Ottimo. Altrimenti devi sparargli sotto l'ascella o sotto l'orecchio per riuscire a raggiungere i suoi organi vitali. Beh, guardi, io in realtà con tutto il rispetto, cioè fucili, fantastico, bellissimo, interessante, cioè non so sparare, non mi metto sicuramente a provare la mira con un orso che mi viene addosso a 50 km all'ora. Appena gli dissi che andavano allo Yukon senza un fucile, cambiò completamente espressione. Si girò verso di me, "That's insane", e disse una scherzata come se che tra un poco ci andavano a schiantare contro un albero. Arrivammo quindi a Dawson City, che mi parve di sognare, cioè la città dove era stato Bonatti, dove ha vissuto London, dove c'era un sacco di storie che avevo letto da bambino. Il cowboy scese dal pick-up, si infilò dentro la stazione di servizio, uscì dopo un po' molto contrariato, con uno sguardo un po' porca miseria. Mi guardò e mi disse: "Ho sbagliato strada, Fairbanks è dall'altra parte. Good luck, amico". E sparì in una nuvola di fumo. Quello fu l'inizio di una grandissima avventura nello Yukon. Tornai l'anno dopo per la spedizione in canoa sulle orme di Walter Bonatti. Il documentario si chiama The Yukon Blues, lo trovate su Vimeo. Seguitemi sulla pagina Facebook e su YouTube, ci vediamo qua la prossima volta. Ciao!